Buonasera, bentrovati in questa diretta di sabato sera, quindi un'ora inedita per me. Oggi è con grandissimo piacere che invito il collega Robert Kills, lui trasmette da Syracuse in New York, quindi adesso lo invito, eccolo qui, vediamo invito partito, quindi dovrebbe arrivare. Ditemi se mi sentite perché ho la finestra aperta e c'è un temporale. Hi Robert! Hello, how are you? Can you hear me okay? I hear you wonderful. How are you? I am fantastic, fantastic. I wish I had my earbuds to listen and learn and speak in Italian, but today I'm English. Wonderful, wonderful. I thank you very much for giving us your time on Saturday because I can't believe you are busy, and it's very great because for us it's 9 o'clock in the evening, but for you it's 3 o'clock in the afternoon. And so really thank you very much. We have already almost 200 people here, and you are very famous in Italy. There are many, you have many followers who follow Well, you. that is, And, I'm so appreciative of that. nah, great, really, really, it speaks for you. Robert, I'm very glad to make this live session with you because we have in Italy, you know how Italian people so like mostly to eat. And we have the, I'm sure we have the same problems as you have in America about fertility, infertility, and endometriosis and PCOS. And so, but before we begin with our arguments. I would like that you tell us something about you. You are a gynecologist and endocrinologist, aren't you? I am a fertility physician in America. I see clients from all over the globe, including Italy. I'm actually of Italian descent. My three grandparents are all from Italy. I grew up in Los Angeles, California, and I now work in upstate New York. I'm trained in internal medicine for a year, then Hi. OBGYN. Yes, yes. And then infertility, reproductive endocrinology and infertility. I practice full-time infertility, or I practice as a full-time fertility specialist in upstate New York. And I'm owner and director of CNY fertility centers around the country. And as I said, we take care of our clients from all over the globe because the problem in infertility is growing. But as you Okay. know, also endometriosis and other things. Rob, Go let ahead. me translate it, but I think many don't follow us. Allora, il dottor Robert Kiltz è di Los Angeles, anche se abita sulla East Coast, vicino a New York. Lui è un ginecologo e anche endocrinologo, anche se lui nella sua formazione ha fatto 4 anni in medicina interna, dei nonni che sono italiani, e lui tratta praticamente pazienti con problemi di fertilità da tutte le parti del mondo e anche dall'Italia. But you choose to go to Syracuse a couple of years ago, didn't you? I moved to upstate New York 25 years ago. 25 years ago, da 25 anni, quindi Syracuse, is it? Yes. Ok, 25 anni che è a Syracuse, dove lui ha la sua clinica per l'infertilità. How does it you decided to occupy yourself with infertility? How does it come? Well, I was practicing obstetrics and gynecology, general women's health and wellness, and delivering babies. And I started caring for patients that were suffering from infertility. And I decided at that point to do a fellowship. And I've sort of just focused on now fertility as my main focus. And, allora lui ha deciso appunto nel suo percorso di dedicarsi ai problemi di infertilità.
Quindi io direi che ne approfittiamo se voi avete domande da fare ovviamente sul tema infertilità, lui abbiamo insomma uno dei migliori, ma se noi abbiamo anche domande su quelle che sono altre problematiche ginecologiche come quelle che possono essere l'endometriosi, il tipo di approccio anche alimentare, adesso ne parleremo con l'endometriosi o la sindrome dell'ovaio policistico, quello che vi viene in mente, volentieri gli facciamo le domande. Robert, how does it get, man? You eat, you're a carnivore. I'm a carnivore and I eat bacon, eggs, butter, beef, salt, and some ice cream that I make. And what about fish? Very rarely. Ah, very rarely. Ok. Lui mangia quindi praticamente quasi esclusivamente carne. How many eggs in a week? Oh, maybe about 6. I focus on steak. Okay. Steak is my focus. Lui è particolarmente un carnivore che mangia particolarmente carne, no? Ad esempio noi a casa, mio marito e mio figlio sono un carnivore, ma mangiano anche uova e pesce. Ok, we have here the first question for you. Quindi la Graziella chiede la connessione fra PCOS e alimentazione. Which connection do you see in polycystic ovarian syndrome and diet? Polycystic ovarian syndrome is related to diabetes and prediabetes, which is a high sugar diet, which happens to be a high plant-based diet, and also a low animal fat diet. And so through the years, I've come to realize that vegetables are sugar, and we're negating or ignoring the fact that a high plant-based, low animal fat diet tends to turn out to cause and be the primary factor in polycystic ovarian syndrome, or another name is metabolic syndrome. Allora, la sindrome dell'ovaio policistico è uno stato che è collegato direttamente con uno stato prediabetico, diabetico, diamo comunque una resistenza insulinica in soggetti con un'alimentazione prevalentemente di vegetali, ma anche di oli vegetali, bassissimo apporto di proteine animali e di grassi animali, quindi abbiamo un disturbo prettamente metabolico. Which diet do you choose for your patients with PCOS? So I call it the baby's diet, essentially bacon, eggs, butter, beef, very little ice cream, not much, and a little salt. And the reason is because it's high in fat, which reduces inflammation, and it's very low in sugar, which is ultimately the cause of a generalized rust in our body, which is very oxidatively damaging. So there, you can use Atkins, you can use paleo, you can use keto, but the very top is carnivore, essentially. Okay. I would stick to carnivore. That is really the one that I recommend the most. Yeah, I like it. I mean, I began to introduce carnivore in Italy as a doctor because I don't think we have other doctors who are speaking about carnivore, and you can imagine. Yeah, ok. Allora, lui dice che il suo approccio è quello, vi ha fatto vedere il visual, no? Quello di dare praticamente grassi animali, uova, carne, d'accordo? Pochissimo gelato, che è una ricetta che magari ci possiamo dare in quanto la fa lui, e sale, perché lui ha detto che sicuramente l'approccio dell'ovaio policistico, della PCOS, è quello, può essere di una dieta, di una paleo, ne abbiamo parlato ieri in diretta, di una low carb, di una chetogenica, però sicuramente il modo migliore per approcciare, per avvicinarsi e risolvere in maniera drastica una resistenza insulinica, quindi questo disturbo metabolico degli zuccheri, è quello di una dieta carnivora. And Lucrezia asks,
Allora Lucrezia chiede appunto, vorrei provare questa dieta perché ho endometriosi, ma ho anche il colesterolo alto. It's a typical question. Lucrezia asks, she would like to try this kind of diet because she has endometriosis, but she has also a high cholesterol level. What, how can you manage? Can she manage this kind of diet in your eyes? High cholesterol does not cause any disease. It's actually healthy for us. And endometriosis is also a disease of the bowels with a lot of vegetables and fiber that ferments. And there's a ring of the bowels that goes around the uterus and the pelvis, which I think causes all the inflammation. And so our great grandparents lived more healthy lives, and they ate a lot of fat in the meat, and even pasta with a lot of fat. And they didn't eat as frequently either. But definitely, high cholesterol is not the cause of disease, and certainly a carnivore diet will heal all of these problems, including endometriosis. Allora, il Robert dice, io sono d'accordo con lui, che avere un colesterolo alto non costituisce assolutamente un problema, anzi è esattamente l'incontrario. Il guaio è la dieta che segue il soggetto, cioè il tipo di alimentazione che segue il soggetto che ha l'endometriosi, che è un'alimentazione ricca sicuramente anche di vegetali che causano anche un'infiammazione a livello intestinale, collegati, aggiungo io, ai grassi sbagliati, che sono i grassi vegetali poliinsaturi, che sono un disastro per voi, ma comunque che irritano l'intestino, che sta intorno all'utero, ovviamente, e che causano infiammazione. Anche questi causano un'infiammazione con tutti i processi ossidativi, perché l'endometriosi è alla fine una malattia infiammatoria. Quindi sicuramente se lei va in carnivore può non far altro che risolvere questo tipo di problema. Ok. Claudi chiede, migliora anche l'ovulazione laddove vi siano cicli anovulatori? It's an interesting question. She asked if the carnivore diet could be good for ovulation if you have anovulatory cycles. So anovulatory cycles mean you're not having a menstrual cycle every month. Every month you ovulate, but if it's every 2 to 3 or 4 months, you're not ovulating as much or not at all. It's due to the same problem. The birth control pill and the abortion pill are made from plants. So if you eliminate the plants, you allow the natural ovulation to take place. So yes, and you could shorten the answer, I'm sure here, but the fatty meat also reduces the metabolic syndrome, which is similar to PCOS, which is similar to anovulatory cycles. So essentially, if you think about PCOS, anovulation, endometriosis as the same thing. So it absolutely will help by going carnivore or simply adding the fat to your standard diet and reducing the amount of frequency of meals. It will help for sure. We see it all the time. Yeah, sicuramente Claudi, perché comunque nel ciclo anovulatorio noi abbiamo un problema a livello ovarico che è lo stesso che abbiamo nel caso non solamente di cicli anovulatori ma della PCOS o anche dell'endometriosi, che è dato anche da una dieta sbagliata. Lui dice che comunque la pillola, se la pillola contraccettiva che spesso viene data in caso di anche assenza di ciclo di amenorrea o la pillola abortiva sono derivati da piante, eliminando quindi tutte le piante, soprattutto il numero dei pasti, eliminando anche l'apporto ovviamente di carboidrati, abbiamo uno spegnimento di tutti questi processi infiammatori, ma soprattutto abbiamo una risoluzione, cioè vai a togliere il primum mobile e quindi hai una risoluzione in tal senso anche dei cicli anovulatori.
Allora, allora Valentina chiede se tu raccomandi la carnivore in caso di una menorrea ipotalamica. Hi, this is one. I think she's a little bit small. If you recommend a carnivore diet in case of hypothalamic amenorrhea. So hypothalamic amenorrhea is the same thing as anovulation in essence. And the same thing, I believe, with PCOS, because many of those women just aren't ovulating. And the carnivore diet is the most important thing because it's our natural, ancient nutrition. The calories should be about 50% from fat to 80% from fat. But that's a hard one for most people to get to. But if it's at least 50%, I think you're going to do very well. But hypothalamic amenorrhea versus pituitary amenorrhea versus sort of a ovarian amenorrhea, I don't think we can really separate them very well. But the fat, when you eat fat, it reduces inflammation in your entire body, but you must eat it. And fat comes from an animal and oils come from plants. Yeah. Allora, quello che è importante è sicuramente anche quello, dice che non è che cambia molto da un ciclo ovulatorio al fatto di avere una menorrea, che sia essa ipotalamica, ipofisaria o ovarica, quindi è primitiva, secondaria o terziaria, insomma come volete, ma ha sicuramente molto a che fare con quello che è l'alimentazione. Quindi se voi aumentate l'intake di grassi, e sottolineo ovviamente animali, che è quello che vi dicono sempre di non fare, quindi sono i grassi saturi. Quando mangiate la carne dovete prediligere i tagli di carne grassa, non quella magra. Quando mangiate il prosciutto, per favore lasciatelo su il grasso, d'accordo? Quindi questo è molto importante. Quindi quello che è importante, dovete evitare i grassi vegetali poliinsaturi. Vi traduco quali? Gli oli di semi, l'olio di arachidi, l'olio di girasole convenzionale, l'olio di soia, di colza, l'olio di lino, perché pensate che tirate gli omega 3, che è una balla megagalattica, perché non siamo costruiti per trasformare l'acido alfa-linolenico in EPA e DHA, eccetera eccetera, d'accordo? Quindi andate sui grassi ovviamente saturi. I explain to them which kind of fat they don't have to eat. Ok, abbiamo una seconda domanda. I read it in Italian. Sta facendo la dieta carnivore da 2 mesi per ipotiroidismo e menopausa, e ha dolori articolari. Se lui raccomanda levotirossina. Allora, queste sono domande un pelo, scusatemi, non particolarmente intelligenti, perché come fa a saperlo? Ok, we let it. Non fate domande personali sulla terapia, perché non possiamo darvi indicazioni, ovviamente, perché come fa né il dottor Kiltz né io possiamo darvi un'indicazione terapeutica. Alimentazione adatta a Hashimoto e gravidanza. Di Franci she has a question about which kind of diet she's pregnant and she has Hashimoto. So I'm going to go right to the same nutrition, whether you're pre-pregnancy, pregnant, or post-pregnant. Okay. And this is really difficult. The sugars in plants cause damage, then the chemicals in plants cause damage, and then the lectins, oxalates, and phytates. These are the antigens that cause inflammation in the plants, get into our body. They're the cause of all our damage and disease. But we're blind to the possibility that our healthy vegetables and fruit could be doing it, but it is. And carnivore is for everyone. And once your baby is done breastfeeding, it should be a carnivore. Allora, Franci, il dottor Kiltz dice che ti ha ritirato fuori il visual, d'accordo? Quindi avete visto? Grasso, animale, rigorosamente animale, carne, uova, come va in carnivore, d'accordo? Hai il sale, che va bene se sei in fase pregravidica, in fase gravidica e in fase
post-gravidica, perché tutte le piante comunque, e questo è una cosa che mi pare sia poco nota, contengono antinutrienti ossalati e fitati, che sono comunque delle sostanze che contengono le piante e che sono delle sostanze che evitano, che impediscono anche purtroppo, riducono diciamo così l'assorbimento anche dei micronutrienti e che possono creare problemi. Pensate a chi ad esempio ha un leaky gut. Grazie alla Cristina Crocchio. Allora, bella la domanda di Deborah. Prosciutto crudo, affettati, carne vanno bene? She asks if I've forgotten how to tell it in English. You have, okay, if you have ham, speck, prosciutto, you know, okay. Is it possible to eat it also, or it's dangerous? Prosciutto, ham, salami, all of the cured meats I think are good. Somehow I love cheese a little bit. I do mostly the cured meats, and you could use chicken and duck and fish. Those are okay, but I think the red meats with fat are the very best. Fantastico, fantastico, you're great. Allora, ha detto che sì, sicuramente si possono mangiare, accertatevi che sia una fonte decente, anche un pochino di formaggio, noi abbiamo il nostro parmigiano, you have our parmigiano, e quindi va bene. Dice però potete mangiarvi anche il pollo, il tacchino, d'accordo, non c'è problema, però lui dice che sicuramente quello che lui spinge, la sua esperienza, che non è proprio che è da ieri che lo faccia, no? La carne rossa, perché è più piena di tutto e più piena anche di tutti i micronutrienti. We have here a question: qual è il rapporto fra proteine e grasso per la fertilità della donna? How about a protein and fat ratio for women's fertility? So again, it's if you're carnivore, you're eating meat. Meat is fat and protein. We're mostly eating a very high protein, low fat diet. We need to beef up the fat. It should be about 50-50. But if you're at least in the 30 to 50 range, I think you're doing really well. The fat that's eaten reduces inflammation in our body. And fat is the energy for the cells. So all protein is converted to fat when it comes to energy. So about 50-50 is best, but at least if you're doing in the 30 to 40 to 50% range, 30 to 40% range, you're good. Allora, sicuramente l'ottimale è quello di 50-50, 50 proteine, 50 grasso, ma anche se abbiamo meno grasso va bene, ricordatevi che il grasso, ripeto, animale, quello che va a ridurre l'infiammazione. Allora, va bene anche per a nice question, va bene anche per mantenere alti gli ormoni quando si avvicina la premenopausa? Is carnivore good also to keep the hormones high, or a good hormone levels in the premenopausal time? Doing carnivore will help protect your hormones. It'll help protect your ovaries, your thyroid, your adrenals, all organ systems, because the plants are attacking your hormonal glands and damaging them, and they're damaging the hormones circulating in your blood. So whether you're premenopausal or menopausal, you're still better off going to a carnivore nutrition for the majority of your meals. Mi dice che la dieta carnivore è quella che protegge comunque il sistema endocrino, per esempio la tiroide, sia anche le surrenali che le nostre ovaie, riducendo il drive infiammatorio, in quanto se noi abbiamo che una dieta ricca di cereali, lo sappiamo, comunque di vegetali, questo impedisce anche, forse non lo sapete, l'assorbimento ormonale. Quindi più mantiene una dieta, la maggior parte del tempo in percentuale mantiene una dieta carnivora, anche in fase esattamente perimenopausale, che sono gli anni che precede l'entrata alla menopausa, non fa altro che favorire quella che è una funzionalità conservata a livello
ovarico, assolutamente. Lili chiede anche la mini pillola. She asked what about I don't know if in America you call it also a pill. There is a mini pill. I think a pill with a very small. What's your opinion about the pill? Cioè, qual è la tua opinione sulla pillola? I'm not a fan of the birth control pill because they're synthetic hormones that likely are not good for us in any long-term use. So whether it's the regular birth control pill or a mini pill, progestin only or estrogen and progesterone, I don't recommend them of any long-term use. They do have side effects, including strokes and other effects. Allora non è assolutamente un fan, d'accordo, della pillola, sono comunque ormoni, sono estroprogestinici di sintesi che possono avere anche effetti collaterali, comunque casomai da non prendere mai per lungo tempo. Allora, ho 3 malattie autoimmuni, glomerulonefrite da iperigia con insufficienza renale cronica di grado moderato, tiroidite di Hashimoto con sella vuota e sclerodermia. Che alimentazione consiglia? Oh, it's a difficult question. I don't know. Okay. She has 3 autoimmune diseases. She has a glomerulonephritis with renal insufficiency. I mean, so medium grade. She has a Hashimoto and a sclerodermia. And she asked which kind of diet would you suggest? So all of our diseases are caused by plant-based diet, all of them. Excuse me, Robert, if you when you speak about plant-based diet, if you would explain which plants, cereal also? Yes, fruit, fiber, vegetables, seeds, nuts, cereals. These are the generalized recommended diets around the globe for all of us. Pasta, polenta, many cereals, but also all plants. And so I simplify it because plant-based is the thing that everyone's taught to eat today. But then every woman's getting thyroid disease. They're getting all sorts of autoimmune diseases. They're not different autoimmune diseases. They're poisons from eating a plant-based, low animal fat diet. That's what I believe. They're not different. The same causative agents, but different organ systems. And we say you have different diseases. They're not. They're just different organ systems that are damaged by the same poisons. Sicuramente il tipo di malattie che le sono venute, la causa è sempre quella. Allora lui le chiama plant-based diet, cioè una dieta basata su vegetali, che praticamente è dieta basata ovviamente su cereali che sono raffinati nella maggior parte delle volte, sono comunque gli oli sbagliati e anche tutti gli altri vegetali. Questo è il tipo di dieta che è quella che vi viene comunque raccomandata di fare, perché vi raccomandano questo tipo di alimenti in tutti i pasti. Qua vi raccomandano anche 5 pasti, ma tutte queste malattie sono la conseguenza di un'alimentazione sbilanciata in cibi raffinati. Quindi qui mi sento di dire che va sempre valutato che grado di insufficienza renale ha, media, cioè della serie com'è il filtrato glomerulare, la creatinina, come sono, ha una proteinuria, come sono gli elettroliti. Diventa un pelo difficile darle una risposta anche qui. Io, i miei pazienti con insufficienza renale, do MAP assolutamente, che sono amminoacidi essenziali che vanno in sintesi proteica al 99%. Allora, ok, Manuela, very nice. Provocative. No, nice question. Vi chiedo se il problema degli ormoni di cui la carne è ricca non rischiano di fomentare l'endometriosi, la malattia di cui sono affetta. Manuela asks if there, because there is always the questions and the argument about the hormones which are so in the meat,
okay, because so meat is rich, many things, meat is rich with hormones. If there isn't a risk to worse the endometriosis, because she has endometriosis and she's afraid to eat too much meat because too full with hormones. The plants have more hormones that the plants make than the animal meat has. Fantastico, ok. Tutti i vegetali, quelli che abbiamo detto prima, cereali inclusi, contengono molti più ormoni, perché gli ormoni sono comunque sostanze che vanno a influenzare il vostro endocrino. Pensate alla soia, tutte le puttanate di soia, perdonatemi se questa licenza poetica che mangiate, dai, il latte di soia, lo yogurt di soia, il gelato di soia, che è un interferente endocrino micidiale. Comunque il mondo vegetale, cereali eccetera, inclusi, contiene molti più ormoni di quelli che contiene la carne. Thank you, Rob, it's really good. Ok. La Hanna dice, io penso che un grande problema con questa scelta di alimentare è provare a trovare degli animali cresciuti in maniera adeguata. In Italia trovare animali cresciuti in real grass fed, cioè cresciuti a erba, non è facile, non è impossibile, ma non facile. Allora Hanna, io direi sicuramente non è facile, ma non è così difficile come pensi. But I'm curious to hear what you think because I know what the answer from Sean Baker would be. I think that one big problem with this choice is to try to find a well-grown animal. In Italy, to find that kind of meat, a real grass-fed one, is not easy. Not impossible, of course, but not easy. I don't think it matters. I think we're worried about something that is irrelevant, in my opinion. Allora, ho detto che non è assolutamente rilevante, vi fate dei problemi per qualcosa che non è assolutamente rilevante, cioè il tipo di carne che andate a comprare. Ci torneremo sicuramente su ancora oggi. Allora. La Steffi dice grazie Steffi perché è importante questo, perché alcuni nutrizionisti, non alcuni, molti, sostengono che la carne rossa sia causa di principali tumori come quello del colon retto. Why some, and I corrected her and says not some, so many nutritionists and dietitians says that red meat is the cause of many tumors, for example, for the colon cancer. A lie. Incorrect science. When you're taught the wrong thing, you tend to keep saying the wrong thing. But sugar is the number one cause of most diseases, and it all comes from plants. And fiber ferments in the colon, and it causes cancer. You will never see red meat in the toilet because it digests in the upper GI system. It is the meat for the lions and the kings and the queens. Allora, Steffi dice questa è una balla megagalattica, io posso confermare, e comunque che viene propinata e propagata avanti anche da società internazionali. Casomai sono i cibi di origine vegetale che noi vediamo nel gabinetto, in quanto molti passano fuori non digeriti o che fermentano nel colon. La carne non arriva mai nel colon, è già digerita prima, ok? Quindi qui potremmo andare avanti a discutere moltissimo. There are very, very nice articles from Zoe Harcombe and from Georgia Ide about red meat. Allora, nella dieta carnivore sono esclusi tutti i tipi di carboidrati? Se non è così, quali elementi si possono assumere? Grazie Serena, thanks.
And she asks if in the carnivore diet all carbohydrates are excluded, and if it's not so, which aliments can you eat? It's better you show your visual another time. Well, I do my ice cream, Wait, which is wait a moment. Ok, noi abbiamo, guardate, il grasso animale, d'accordo, il burro, avete il bacon, avete la carne, le uova, il sale, carne, quella che volete voi, ok? E poi ha il gelato qualche volta che fa lui. But now you have to tell us how you make your ice cream. Come fai il gelato? the best cream, full cream, the great eggs. I use chicken eggs, but you could use duck eggs and others. So 1 pint, I don't know what that is in milliliters. I apologize. A pint, Ok. an egg, some vanilla bean, and I use a little bit of cane sugar because I do eat some carbohydrates from time to time. And that's the simplicity of this recipe. But it's cream and eggs and a little bit of sugar. That is it. Ok, lui prende panna, d'accordo, intera, mette dentro un uovo, lui prende un uovo di gallina, ma potete prendere anche un uovo di qualche altro animale, non so, c'è chi c'ha quello di anatra, di un paio di oli di uova di quaglia, come volete. Lui usa zucchero di canna, un po' di zucchero di canna integrale, poi mette un po' di vaniglia. Ok, quindi lui fa questo, dice che lui ogni tanto mangia dei carboidrati, ok? Però la carnivore è improntata soprattutto su questo, quindi su quello che è alimento di origine animale, e lui è basato di più sulla carne rossa, ma di questo ne parleremo anche giovedì prossimo con Amber O'Hearn. Ok, there is a question, c'è una domanda sull'mTOR e la carnivore, porta un po' fuori. I think this question is a little bit too much for the audience, because it's what we think about mTOR and carnivore, but I think mTOR is irrelevant. It's Esatto. the science is trying to make this complicated. It's not. It's simple. And that's it. Simplicity. Cioè non c'entra assolutamente con la carne, ed è vero, io concordo con lui che c'è un tentativo di complicare da parte della ricerca scientifica su quello che è l'mTOR, ma non è così. Allora, la Fra dice: la carne rossa mi è stata vietata per la ferritina alta. È corretto? Cosa mi suggerisce? She says that red meat has been prohibited to her because she has high ferritin levels. And is it correct? Can't she eat meat? What should she do? When you go to carnivore, your liver heals. It reduces the inflammation, which ultimately is the problem with ferritin levels. So certainly talk to your doctor about this, but I believe that when you go to a carnivore nutritional plan, which is essentially a high fat, which has the fat, when you eat the fat, you reduce inflammation. You can do other meats, you can do some chicken, you can do some fish, but they're in and of themselves, they're not high fat. So you need to add the butter, the lard, or other fats to this, for sure. I think it'll improve things. Dice che adesso io mi sento di aggiungere solo una cosa, a meno che tu non abbia ovviamente una ferritina alta, perché ce l'hai dal punto di vista genetico, occhio, lì devi fare salassi per abbassarla, ma partiamo dal presupposto che tu abbia una ferritina alta per motivi metabolici, perché la ferritina alta può essere un marker metabolico infiammatorio, d'accordo? Dice che quando tu vai in carnivore il tuo fegato guarisce
cioè se hai un'epatosteatosi si risolve, ma devi andare in una carnivore grassa, cioè nel senso tu puoi mangiare anche carne di pollo, carne di tacchino, puoi mangiare anche il pesce, ma devi aggiungere il grasso perché è carne magrissima, d'accordo? Tu devi andare comunque in una carnivore con grassa, ok? E sicuramente ti si risolve il problema di ferritina, ripeto, parto dal presupposto che sia stata esclusa una causa, come si dice, metabolica. Franci, il video viene salvato certamente. Allora, grazie Adriano. Ecco, Bella, grazie Serena. Questa domanda: cosa pensa il dottor Kilz in merito all'assunzione di inositolo? How is your, so what do you think about taking inositol? Because there are so many questions I've seen in the couple of days of the days before about myo-inositol for the hormone production, for PCOS, and so on. I think these supplements are okay. They may help with metabolic syndrome, pre-diabetes, which obviously is a factor in all the hormone levels. But if you go to a carnivore and you eat the organ meats, the liver, even the kidneys and the heart and the thymus and all these others, but mostly the liver, I think, is the one that should be consumed with the fat. You'll reduce all the inflammation. You'll get all the minerals and vitamins that you need, and you should need the other supplements. Plus, you should get the bone marrow, the bone broth, the collagen. Those are really important things to also consume. You're great. Serena, allora il dottor Kilz dice che sicuramente quando c'è indicazione ad integrare con integratori non si discute, si danno, ma se tu segui una carnivore dove tu mangi però anche gli organi, d'accordo, come ad esempio puoi mangiare il fegato, i reni, il cuore, ma ha detto che è sufficiente il fegato, tu hai tutti i micronutrienti di cui hai bisogno, hai tutte le vitamine, hai dentro anche tutte le vitamine liposolubili, perché hai dentro la A, la D, la E, la K, hai tutto dentro nel fegato, d'accordo? Quindi non hai neanche più bisogno di supplementare. Pensateci, io mi rendo conto che non tutti adorano il fegato. Quindi gli facciamo un'altra domanda. I have many patients who doesn't like the liver. And you have such supplementation in America. Okay, this one. Are they good? Well, they're the organ meat, dried organ meats. So they provide the liver and the other organs that you don't. I don't love to eat liver either, but I love duck liver and goose liver if you can get it. I think they're the best, and you can actually cook it with your meats. You don't even notice it in some ways. The best you can do is natural, but if you can't, we do have the organ meats, and I don't know whether or not you have those in Italy, but again, I think the best thing you can do is if you cook them with your other meats, you won't even notice it. Ha detto sì, sicuramente allora, ci sono degli integratori, perché in America infatti so che dovranno degli integratori anche con dentro gli organi, no? Praticamente sono delle capsule che contengono quello che c'è nel fegato. Però lui giustamente ha detto, ma voi potete mangiarvi tutti i tipi di fegato, il fegato del pollo, dell'oca, io penso al foie gras che mi fa andare fuori di testa, quindi li potete anche aggiungere alla carne che neanche ve ne accorgete, quindi questi possono essere magari piccoli trucchettini. Lucia Franco chiede: chi non mangia carne per niente, come può avvicinarsi alla carnivore? Bastano pesce e uova? Who doesn't eat meat? Who doesn't eat meat? No, who doesn't eat meat? Is it possible to make or to follow a carnivore diet with fish and eggs? Yes, it is, but you must add fat, butter, lots of butter. It's animal fat you must add, eggs and cream sauces. The problem is we do not eat enough fat anymore. And that is the single leading cause of most of our diseases. And we eat too many meals. One meal, maybe two. I'd say one meal, one snack is the very best.
And if you're going to do fish or chicken or duck or pork, even lean meats, add the fat. That's the most critical thing. Allora, lui ha detto che sì, sicuramente lo puoi fare con uova e pesce, il guaio è che devi assolutamente aggiungere grasso, lui devi aggiungere un sacco di burro oppure di panna, d'accordo? Perché non raggiungiamo assolutamente il livello di grasso che è necessario per fare in modo di avere anche una produzione ormonale comunque adeguata e per stare bene. This is a good question. Mi hanno prescritto la mini pillola per curare le emorragie da ciclo legate a più miomi. She has get the mini pill to cure hemorrhages because she has big hemorrhages when she has menstruation because she has many uterine myomes. She has hemorrhoids. Hemorrhage. Hemorrhage. Yeah, So hemorrhage. the plant-based diet causes fibroids, which also causes hemorrhage, because the plants contain the chemicals to cause tumors, cancers, fibroids, endometriosis, adenomyosis. So by going carnivore, I've heard so many stories where the bleeding is reduced and the fibroids shrink. So I do absolutely believe that carnivore is one of the most amazing gifts that we're learning today. Allora, Lili, il dottor Kills dice che le sue pazienti hanno una dieta carnivore e togliendo tutto quello che è plant-based, d'accordo? Quindi quello che mangiate di solito, andate a ridurre tutte quelle sostanze che vanno a stimolare anche la crescita di fibromiomi, d'accordo? E lo stimolo anche a un ciclo emorragico, andando semplicemente in carnivore. Allora, questa è una bella domanda, la Chiarina. Non so se vado fuori tema, ma no, tranquilla, che va benissimo. Per quanto riguarda la fertilità maschile, qual è il rapporto con l'alimentazione? She asks interesting question. Uh, what about men and fertility? Which, which is the diet and fertility in the men? For men and women, it's the same. The cause of our fertility issues, including sexual dysfunction, erection, and impotence, bad sperm, no sperm, is the same problem, a high plant-based, low animal fat diet. And by going carnivore, which means carnivore means only animal-based food, and it will help turn around so many problems for men and women in the reproductive area. And if you're otherwise healthy, but you have reproductive dysfunction, you are unhealthy. Questa è una bella risposta, dice che la problematica è assolutamente la stessa, no? Il tipo di dieta non cambia. Nell'uomo, se noi abbiamo difficoltà o disturbi dell'erezione o abbiamo una oligospermia o addirittura un'assenza di spermi, la causa è sempre comunque una dieta vegetal diet, quello che abbiamo detto. Se noi mettiamo questi soggetti in una dieta carnivore, sicuramente c'è un ripristino delle funzioni fisiologiche, anche se il soggetto dice che lui è sano ma ha problemi di fertilità, è impossibile che sia in salute. Ok, Elenia chiede se notizie sull'infertilità senza cause e se crede nella PMA.
Ti ricordo che il dottor Kiltz ha una clinica di fertilità. If you has news about infertility without causes, what you don't know why there is one, and if you believe in the medical procreation, I mean it's what you do So, in the techniques. so did you say that unknown causes is Yes. so the cause of all disease, all is a plant-based, low animal fat diet. So by going carnivore, I've seen infinite cures to unexplained infertility because the birth control pill is made from plants. So if you eat a lot of plants, you're getting a lot of estrogen, progesterone, and testosterone, which suppresses your normal reproduction. And that is our problem. And if you eat a carnivore, high fat, animal based nutrition, you will significantly improve your odds of conception and natural pregnancy. And I've seen it in women in their mid to late 40s. Allora lui dice che anche se c'è un'infertilità senza causa apparente, una causa non è stata identificata, la causa è sicuramente un'alimentazione basata su scarsissimo apporto di cibi animali, ma molti cibi non animali, quindi pasta, pane, pizza, biscotti, fette biscottate, oli sbagliati. E lui nella sua esperienza ha visto che mettendo il soggetto in una dieta carnivore con un giusto apporto soprattutto di grassi animali, il problema si risolve. Ricordatevi che assumendo un'alimentazione ricca degli alimenti di cui sopra, avete anche un apporto smodato di estrogeno, progesterone e testosterone che va a interferire con la produzione endogena, cioè quella del vostro organismo, di questi alimenti. In una dieta carnivore raccomandi una carne ricca di collagene? On a carnivore diet, do you recommend a collagen rich meat? Una dieta ricca, sì, ok, carne ricca di collagene. Well, this is where the bone marrow and the bone broth, and we need to eat the meat off the bone, and then you get the cartilage that's connected and all the connective tissue. The butchers in our modern world take all of that off and give you the lean meat. You want the meat with the bone and the casing and everything. That's how we need to be eating it. And so if you do bone broth, bone marrow, and you go to a butcher that's going to give you all those things, you're going to get all the healthiest nutrients without having to take supplements. Allora vi dice che se voi dal vostro macellaio, anziché farvi dare le bistecche, vi fate dare anche comunque le ossa e vi fate anche il brodo di ossa, prendete l'osso intero, la cartilagine che c'è sopra, voi avete tutto quello di cui avete bisogno, anche la cartilagine, senza il bisogno di dover assumere supplementi. La Valeria chiede: di endometriosi si guarisce? L'ho avuta anni fa, curata con ormoni per 6 mesi e poi pillola anticoncezionale. Di Valeria asks if is it possible to heal if she has endometriosis. She had it 6 years ago, and she took hormones for 6 months, and then, of course, the pill. Yes, and so all our body is a miracle, magical machine that can heal itself through fasting. So why I recommend 1 meal a day, 23 and 1. But if you could go 2, 3, or 4 days, but that's hard. But if you go carnivore, where there's no fiber, no fruit, no vegetables, no cereal, your body now can heal itself. That is really important to know. The cause of endometriosis
is vegetables and fruit and cereal and bread and nuts. By going carnivore, all of the inflammation goes away, your body heals itself, and then you will feel your very best. Allora, lui dice che il nostro corpo è sicuramente una macchina perfetta ed è così che può anche guarire, ma però se lo mette in condizione di guarire, sicuramente Valeria prendendo ormoni per 6 mesi e la pillola, non è che siamo guariti, no? Ok? Perché stai pigliando ancora la pillola? Lui dice che la causa comunque dell'endometriosi, e io posso solamente sposare le sue affermazioni, è una dieta ricca in comunque cereali, una dieta ricca in oli vegetali sbagliati, una dieta ricca di frutta, di tutto quello che può andare a fomentare un'infiammazione. Quindi si può fare anche il digiuno, 1, 2, 3, 4 giorni, ma questo diventa ovviamente più difficile. Andando in carnivore, lui raccomanda di fare al massimo 2 pasti al giorno, quindi andare in un digiuno intermittente, perché se tu vai in carnivore e fai 2 pasti al giorno, ti assicuro che se tu mangi a sufficienza e a sazietà, non hai fame, il tuo corpo guarisce da solo, ok? Dai danni perpetrati da anni di dieta ricca appunto dei cibi summenzionati. Allora, quindi si può alternare con tranquillità anche carne grass fed a carne che non lo è. Adriano asks, then we can alternate the consume of grass fed meat with non grass fed meat. I think alternating is fine. I don't think it matters very much anyway, but the most important part is if you could find a local butcher, local farmer, that's always the very best. And I know in Italy and many of the cities, they have butchers all over and they're looking, to get it from a local farm. So that's really the very best. Quindi che è importante, insomma, se vuoi alternarlo lo alterni, ma vedete di trovare un macellaio dove dove prende la carne, no? Io dico sempre pigliate carne di produzione italiana. Sono consentiti tutti i tipi di carne, ovino, bovino, suino, equino in uguale misura? There is the question about all there allowed all type of meat. I mean, sheep, swine, pig. Yeah. Yeah, No go. I don't think it matters very much. Some people think that ruminants. I think fatty animal meat is the healthiest for humans. Allora lui dice che la carne più grassa è meglio, cioè tipo se tu pigli un bel manzo, noi quando andiamo a prendere ad esempio il roast beef, non il filetto, ma il roast beef, lo vogliamo sempre grasso, non vogliamo quello solo rosso, ok? Se tu prendi il cavallo, di norma è una carne molto molto magra, quindi devi aggiungere tu il grasso, ma lui dice che in principio te la puoi mangiare tutta. La Stefi chiede, l'olio di oliva del mio oliveto, complimenti Stefi, è contemplato? Stefania has extra virgin olive oil which she produces. Is it possible to eat it? I think olive oil, coconut oil are those oils that are less, and avocado oil is less harmful. I think they're overall okay, but I would make sure you need to supplement and add more animal fat to the diet. That's really the most important thing, because olive oil is usually, we're not drinking it. It's an added a little bit, right? We cook with it, but what you really want to do in the nutrition is add the animal fats to your meals, because that is what reduces inflammation likely more than anything. Quindi dice che sicuramente sia l'olio di cocco ma anche l'olio di oliva come quello della Stefania va bene, è una cosa che tu aggiungi, ma la parte preponderante lo deve fare, di consigliare di farla fare al grasso animale. May I add that something? Yeah, of course. And the pressed oil, so olive oil is generally a pressed oil and it's not industrially extracted from seeds. So that's why I think it's a better oil for sure.
Sicuramente gli oli, adesso non mi viene l'espressione in italiano, e comunque quello come quello della Stefi, prodotto da lei, vanno sicuramente bene. La Cecilia dice, non è così Cecilia, d'accordo, perché non è la carne che fa venire la gotta, dice che meat causes the gut. What was that? Gout? Gout. Yeah, Plants cause gout. Vegetables cause gout. esatto, Sugar causes gout. Gout esatto. is common in diabetics. It's just all, again, we thought one thing and then it turns out to be another, but we still perpetuate it because we've been told that red meat is deadly. But of all the animals we admire, lions, the masters eat meat. The masses eat mush. When we eat meat, we feel like the masters. That is the real answer to all of this. But certainly gout is caused by plants and sugar. Esatto, Cecilia, non è così. La gotta è una tipica patologia che hanno chi ha disturbi metabolici, anche il diabetico, e è causata dall'eccesso di zucchero e resistenza insulinica, assolutamente, non dalla carne. Betty ask, cosa posso fare in menopausa per perdere peso? I don't know if it has something to do with our life, but in menopause, what can I do for losing weight? Carnivore. Many women and men become leaner on carnivore. And if you're too skinny, you actually gain the appropriate weight and your body shape improves. We must eat fatty meat to be healthy. But carnivore, so many people are using and losing and becoming fitter. But you also have to get out and move. You need to walk, resistance, get out there and do something. I'm not a fan of excessive exercise, but I am a fan of social, cultural endeavors and being creative. Sicuramente Betty, andare in carnivore, ti asciughi. Lui dice che lui ha molti pazienti conoscenti che sono andati in carnivore e poi ovviamente facendo anche un'attività fisica, ma non estrema, che ti dia piacere, no? Magari anche socializzando, che ti asciughi, diventi più fit facendo qualcosa, quindi ovviamente ti ridefinisci, e che quelli che sono molto magri invece in carnivore mettono la massa muscolare laddove deve andare. Grazie Paola. L'alga spirulina non c'entra proprio niente, poi se fai carnivore credimi che l'alga spirulina proprio non sta né in cielo né in terra. I would suggest, because we are 6 minutes are over, 2 questions. I'm okay. I'm enjoying this. I've missed you for so long, so this is fine. Allora, Ernesto chiede, la carnivore sport, in questo caso il ciclismo potrebbe andare bene? Carnivore and sport. Ernesto asks if he's a biker. Is carnivore okay for him? Carnivore is the best for all of us because it reduces inflammation. And someone asked about excessive exercise. Too much damages our body, just like too many miles on a car. So I would say that carnivore is still the very best for all of us, no matter what our activity is, because our body runs on fat, not on sugar. Dice che sicuramente, te la faccio breve Ernesto, è ottimo perché il nostro corpo, quando è fat adapted, va col grasso alla grande come riserve energetiche, quindi lo puoi tranquillamente fare. La Maria, fegato grasso, ne abbiamo parlato prima. Maria, di che cosa fare? Comunque vai in carnivore che sicuramente lo risolvi. La diretta viene salvata. Chi non conosce la genetica e l'ereditarietà non vedo il problema. Insulino resistenza consigli, vai in very low carb. Grasso animale non vegetale dunque esatto.
Allora, a questo la Betty dice di integrare i minerali colloidali per integrare la carnivore. I mean, this is so colloidal mineral as supplements in carnivore. I've never heard of it. What's that? Supplements? Colloidal mineral. Colostrum? Colostrum? No, No? no, colloidal. I don't know. Collagen? No, Mm-mm. colloidal. I don't know even. Colloidal. Colloidal. Colloidal Colloidal? mineral. Is it Uh, for your concept? I don't know. Io non lo so, Betty, proprio. Non possiamo sicuramente, qui non te la diciamo, non riusciamo a. Allora, Fede chiede se è utile per le vampate e per l'Alzheimer. Fede asks if a carnivore diet is good for hot flashes and for Alzheimer disease. certainly for Alzheimer's. Alzheimer's is caused by, and many people call it type 3 diabetes because it's caused by glycation, which is damage from sugar. And I believe the hot flashes, the sensitivities of our bodies may be completely related to inflammation from a plant-based diet for years. And so certainly going carnivore will help on the hot flashes, hormonal things. And certainly for those that are suffering from dementia, Alzheimer's, and many other neurologic disorders, depression, anxiety, and it also, by going carnivore, you'll reduce the inflammation and you're going to improve your brain. And so we don't want to give up on people. We want to imagine that we can turn everyone around on carnivore at all ages. Allora, sicuramente Federica, nel momento in cui tu riduci l'intake di zuccheri, vanno meglio anche le vampate, ti consiglio anche di prendere un alto dosaggio di magnesio, però sicuramente andando in carnivore tu migliori quella che può essere, previeni, d'accordo, quello che può essere un Alzheimer, perché l'Alzheimer viene chiamato anche come diabete di tipo 3 la causa, ma questo lo si sa, è un'assunzione smodata comunque di zuccheri e vi ricordo, non pensate solamente allo zucchero come lo zucchero del caffè e ai dolci. Se voi mangiate una pizza, mangiate la pasta, questo nel nostro intestino si trasforma tutto in zucchero, d'accordo? Quindi sono i carboidrati in genere, dove potete migliorare anche altre patologie, comunque altri tipi di demenza, anche comunque la depressione. D'accordo, io spero che settimana prossima che vada in porto la diretta con Amber O'Hearn, lei ha curato una sindrome bipolare con la carnivore e siete anche molto più attivi, più svegli, più energici. Allora, la Marilena chiede, per insulinoresistenza è meglio la carnivore o la low carb? La cura non l'ho capita questa. For insulin resistance, she asked if it is better a low carb diet or a carnivore diet. I do not believe that insulin resistance exists. There's nothing wrong with our insulin. We're just living in a high sugar environment. High sugar, high insulin. It's simple. You eliminate the sugar, the plants, you lower the insulin. And so essentially carnivore and keto is a high fat diet, which is the most important part of the story. You must eat animal fat in more than you've ever done before in order to reduce the inflammation. And so I don't like the low carb, but essentially you want to talk about the most important part of the nutrition, which is high fat. But essentially, if you're low carb but high protein, you're not doing yourself any good. You want to be zero, almost zero carb, but some is okay, protein and fat. Sicuramente abbiamo l'insulino resistenza che ce l'abbiamo quando noi abbiamo sempre un'alta assunzione di carboidrati nella nostra alimentazione, perché se no non avremmo ovviamente un'insulino resistenza, come io vi faccio spesso nei miei reel. Quindi lui dice che se noi facciamo solamente una low carb, che non sia una high fat, ma una low carb con carne magra, cioè
tante proteine ma poco grasso, non riusciamo a risolvere così bene un'insulinoresistenza come andando in carnivoro con una quantità adeguata di grasso, ovviamente sempre animale. Allora, la Celeste chiede: la frutta è concessa con endometriosi? If she has endometriosis, is it possible to eat fruits? Do not eat fruit all the time, from time to time, and you're better off cooking it and adding fat, cream. Add cream to the fruit, but eat it less frequently. Too frequently, too much is not good for us. Allora, sicuramente ha detto ogni tanto concediti la frutta, la cosa migliore è che tu aggiungi la panna montata o la cuoci e aggiungi del grasso, ma se tu, o tu puoi farti ad esempio, non so, ti faccio un esempio, ti puoi fare le fette di ananas in padella col burro, d'accordo? O ti puoi fare le fragole o i lamponi con la panna montata, d'accordo? Perché allora tu in questa maniera hai il grasso, riduci anche l'assorbimento automaticamente di zucchero in questa maniera col grasso, ma non lo fare troppo frequentemente. Allora, queste le abbiamo comunque risposte. Allora, ok, Beatrice dice: mi è stato asportato utero e ovaie per un adenocarcinoma endometriale. Questa alimentazione può fare per me? She had an utero ovarectomy bilateral because she had an adenocarcinoma of the endometrium. Can she eat carnivore? Absolutely. The cancers are all caused by a plant-based low animal fat diet. That's simple. And whether some people get it younger and other people takes longer, but carnivore is a healing diet for everyone. Fatty meat is the very, very, very best. Assolutamente Beatrice, perché comunque i tumori vengono causati da un'alimentazione a basso apporto di grassi animali e comunque alto di carboidrati e tutto quello che abbiamo detto prima, quindi senz'altro con questo tipo di dieta vai sicuramente bene. Flori, prescritta pillola Claira, mia figlia per acne, ora ha molta ritenzione idrica che fare. From Fury, her daughter has get from the gynecologist the pill Claira. Do you know that Clara has progestins and estradiol, 1 milligram estradiol, because of acne. And now she has a lot of fluid retention in the tissue. What should she do? Carnivore and eliminate the drugs, because we're in the world of solving problems with the drug, which now we can do it with the diet. And when I learned that, I did it myself. I'm 66, never felt better, but all the diseases are secondary to all of our classic diets. But our diets are worse today because we're eating less fat and more plants, and that's the essential problem. So absolutely, whatever she's suffering from, my opinion is she would significantly improve how she feels and thinks and her energy by going carnivore. Allora, che cosa fare, Flori? Butti la pillola e convinci tua figlia a entrare in carnivore, perché comunque questo è quello che fa la medicina convenzionale. Tu hai un disturbo, tu presenti una patologia, io ti do una pillola. Ma se noi cambiamo lo stile di vita, in questo caso se noi andiamo in carnivore, risolviamo comunque il problema, e io te lo garantisco perché ho tantissimi pazienti comunque teenager dove io magari non li metto in carnivore ma li metto in una very low carb, dando ovviamente il grasso adeguato e va bene, però se tu riesci a convincerla a entrare in carnivore è il non plus ultra ovviamente.
La Retta Fly dice quali sono i limiti di età per poter accedere alla clinica del dottore. La Retta asks if there are some age limits to come to your clinic. I have no age limits Ora, for helping men or women. quindi non ha assolutamente una no, but she asked she makes for a because of a infertility problem. Yes, so I mean, we've had women in their 60s conceive and deliver babies using donor eggs, and certainly not greater than 65. Men have babies at 65 and above, and we've had women conceive. I mean, I'm 66. I feel 26. We're seeing more and more women, healthier and healthier, that are on the keto carnivore lifestyle, and I think that's one of the leading benefits, that they're able to conceive with donor eggs at that age. But they're I mean, certainly there's some higher risks, which everyone needs to understand, but many of them do very well. And excuse me, which age, Robert, for the woman? Well, I don't have a limit. It depends on their health and wellness and how they're doing. The oldest we've had a woman conceive and deliver a baby using donor eggs is 65. Ha detto che comunque la loro più anziana mamma diventata da loro nella loro clinica è di 65 anni, quindi loro non pongono un limite di età, dipende ovviamente da come ti senti tu, va da sé che aumenta un pelo il rischio, ma non pone un limite, assolutamente un limite di età. Allora, it's a nice question, la Roby. Grazie per la domanda. La carnivore serve per guarire e poi si può tornare in paleo mangiando anche qualche verdura? She asks, for example, I mean for example, endometriosis or PCOS. And carnivore is very good to heal. But is it possible afterward to eat paleo? You can do paleo. So paleo is a little bit more carbohydrates, berries. For me, I would do some potatoes from time to time. That's really where I go. I think that the green uncooked vegetables aren't as good, but paleo is okay. But once you've healed on carnivore, if you go back to things that are putting back into your body the seeds and nuts and vegetables of any frequency or significance, you may bring back the inflammation. So You have a relapse. You have a relapse. So I'm not a fan of paleo or even using the word keto anymore. I think carnivore is the answer. Now, I would eat some pasta from time to time, but that's very rare, not all the time, because ultimately there's a lot of sensitivities, but many of them are silent for years until you get cancer. So the problem is we think we're fine until we're not. That's why I think carnivore is like the very best lifestyle, and then minimally utilize some carbohydrates in your diet, but you need to figure out what for you is the ones that feel the worst, but carnivore is the game changer for all of us. Ok, allora dice che tornare indietro, cioè finché tu mangi, inserisci un carboidrato ogni tanto non è un problema, ma nel momento in cui tu vai in una paleo dove comunque ti mangi magari noci, semi, c'è dentro verdura, frutta, che contengono comunque degli antinutrienti che potenzialmente ti possono far regredire, d'accordo, recidivare l'infiammazione. Quindi dice finché lo fai ogni tanto non succede niente perché il tuo corpo compensa, no? Se cominci a introdurli tutti i giorni può diventare un problema. Allora, quello dei tumori l'abbiamo già parlato, però andiamo a vedere questo. Mi hanno sempre detto che la carne rossa è altamente cancerogena per il tumore al seno.
This is it's another point of view from the connection about red meat and tumors, and she says that all have told her that red meat it's dangerous for example, breast cancer. We've been taught that. Yet it's unfortunately it's incorrect science, because no one studied those that eat only meat and only plants. Ultimately, all the science is missing the fact that it's the plants, but we're so biased in science against meat because that's what we believed. But if you really dig deep, you'll understand the studies do not support it at all. Ha detto che comunque sono notizie inesatte, c'è sempre stato detto, non esistono studi che abbiano studiato una dieta esclusivamente basata su carne o esclusivamente basata sul resto. Ok? Non ci sono. Io vi aggiungo, ve lo dico spesso, che la nutrizione è una scienza altamente inesatta. L'80% degli studi della nutrizione sono studi osservazionali, d'accordo? Dove hanno China Study, dove hanno praticamente somministrato questionari. È come se io adesso vi somministrassi col dottor Kitz un questionario dove dovete rispondere quante volte avete mangiato carne, quante volte avete mangiato pesce, quante volte avete mangiato la pasta nelle ultime 4 settimane. Ditemi come può essere così affidabile il tipo di risposta che date. Questa è la scienza comunque inesatta su cui si basano un sacco di cose che vengono raccomandate oggigiorno. Io aggiungo, ci saremo estinti. Allora, ma non è assodato che la carne rossa favorisce il cancro. Allora, Two more? Tumor. Due domande ancora, poi chiudiamo. Allora, per iniziare una carnivore serve essere seguiti da un medico o basta aumentare carne e grassi e diminuire i carboidrati? Per la low carb vale lo stesso o è più semplice mettere in pratica in autonomia? Chiarina asks, to begin a carnivore, is it necessary to be followed from a physician, or is it sufficient to eat more meat and fat and less carbohydrate? Tu li devi eliminare i carboidrati, Chiarina. She says for the low carb, it's a little bit easier to do it for yourself. Automatically, yeah. So a good coach, someone who has some knowledge and can support, cheerleading and support is what we need on these things. It seems difficult, but it's really simple. And it's very simple. We make too much out of all of this. But when you begin to do it for week 2 or 3, you feel better and it becomes easy. I literally eat steak, eggs, butter, cream. That's the majority of my nutrition. And it's so simple. But it's good to have a friend or someone that's doing it, or coach. Dr. Tomasi is a great knowledgeable person to listen and learn from. Allora lui dice che sicuramente può esserti di aiuto o un professionista che ti guida all'inizio, ma dopo 2-3 settimane è semplice, però la cosa che mangia lui sono appunto carne rossa, uova, burro, il gelato che abbiamo detto che si fa lui, il sale, anche la pancetta, d'accordo, appunto, lui mangia queste cose qui e non ne mangia altre. Non ci sono i carboidrati, non è una low carb dove tu li riduci, qui non ci sono proprio. Last question, l'ultima, ok, allora Michelanti, faccio finta di non aver letto neanche il tuo commento perché è terribile. Danila, ci possono essere dei formaggi, ma come eccezione. Colazione, pranzo in carbo evitando cena. Non ho capito la domanda. Allora,
it's I wanted to ask you, Robert, is it also so typical in America? Because here in Italy, when you tell something like so about carnivore, it's very provocative. You understand what I mean? And you have some comments which are very aggressive. Is it usual in America also that they get aggressive? Yes, yes. Yes. It's controversial. Okay. And here I am, a doctor who didn't believe that diets really mattered. And then when I discovered paleo, then keto, I got better, but it was when I went carnivore, it all went away. And so I really am a cheerleader on this, but it doesn't matter that it is a controversial, but it is correct. And so it takes sometimes a little bit of time and enough profits, but not this profits, but I always say this profit for really us to understand that it's so important. And, Oui, certo. Okay. and faith is the number one thing I always say, along with the carnivore, the fertile fatty foods, which ultimately will help you be fit in life more so than anything. Infatti mi è piaciuto molto perché gli ho chiesto, ho letto un paio di commenti che sono veramente, insomma, tristi. Io ho capito che ognuno può esprimere la propria opinione, c'è sempre modo e modo per esprimerla. Allora gli ho chiesto se anche in America diventano così aggressivi nei commenti quando vengono dette o portati dei dati di fatto, no? Che però esulano da quello che avete sempre sentito dire, d'accordo? E lui dice che lui ha 66 anni, quindi vi lascio immaginare da quanti decenni fa il medico, che lui è partito con una pala, è parato in keto e lui sta da Dio da quando è in carnivore, e vi lascio immaginare quante ne ha guarite con l'endometriosi, con il PCOS, quanti bambini ha fatto nascere. Lui dice che bisogna avere fede, d'accordo? E andare avanti ovviamente per la propria strada. E quindi questo è importante. Allora, Michelanti non c'entra niente con il sistema digestivo diverso dagli americani, perché io ho 30 anni che vedo disastri su base quotidiana. Quindi questo è un approccio, d'accordo, che io vi ho portato, che voi potete condividere o meno per i sentito dire sui quali vi basate. Io vi porto dei dati di fatto, d'accordo? Poi possiamo sicuramente discuterne, però mi piacerebbe che ne discutessimo anche nei vostri commenti in maniera costruttiva ed educata, no? Perché allora diventa una discussione interessante, come ci sono state tante delle vostre domande di cui io vi ringrazio, bellissime, e tante che non riusciamo a purtroppo per mancanza di tempo a trattare oggi. Allora io vi invito a venire giovedì prossimo alle ore 21, dove ci sarà Amber O'Hearn, che ha 13 anni, che è in carnivore, d'accordo? E era affetta di una malattia bipolare. Ok, quindi come ci è arrivata? È una dei massimi esponenti mondiali della scena low carb. Ok, quindi parleremo anche con lei. Ok, Robert, I thank you very, very much for your time. And it was really, I appreciate it really a lot, your time on Saturday. And I hope then, so in a couple of months, I can contact you another time to make another live. 1 month. I enjoy this immensely. I'm going to work on my Italian. That's my grandmother was teaching me Italian before she passed, and it's been too many years. But it is important to share this around the globe. One thing I do want to add is that if you go to one meal a day and you add the fat, you will improve your health tremendously, no matter what you're eating. Because it is hard to change, but if you start there, it'll be a big game changer.
Lui dice che sicuramente quando lui è anche un nomad, no? One meal a day, quindi un pasto al giorno, questa è una forma di digiuno, è difficile arrivarci, no? Ogni tanto, ad esempio, mio marito la fa, mio marito è un carnivore per chi lo conosce. E one meal a day, quindi un pasto al giorno abbondante, ovviamente, aggiungendo notevole grasso, tu stai benissimo. La maggior parte delle volte Robert mangia così. Ognuno deve studiarsi, ognuno deve ascoltarsi, ognuno deve stare bene. Io vi porto tutti gli aspetti, vi do l'informazione, poi decidete voi. Robert, thank you very much. We'll figure another time. I look forward to it because I love this. Thank you to everyone. Grazie. Grazie. Thank you. All right. Grazie. All right. Bye-bye. Grazie a tutti, grazie della vostra partecipazione. Buon weekend. Bye-bye.